Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hatch, edizione Hachette e un modello in scala 1:8, uscita numero 85 delle 120 previste per il completamento di questo splendido ed enorme modello. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo ricordarvi che ho attivato gli abbonamenti e che ogni video che farò per un solo giorno, ascoltate bene quello che vi sto dicendo, per un solo giorno sarà a disposizione prioritariamente per tutti coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento. Il giorno successivo lo potrete vedere tutti, salvo che non ci siano delle modifiche di funzionalità o stabilità che va atta a migliorare il modello, e quello è un altro discorso. Perché ho dovuto, dopo 3 anni, per forza, dovevo farlo molto prima, ecco cosa mi dicevano diverse persone che hanno il canale, perché vorrei cercare di continuare a tenere aperto e questo canale, che è alimentato sì dalla passione, ma vi garantisco che nessuno di voi andrebbe a lavorare 8-9 ore al giorno, tra fare tutto quello che faccio, senza prendere un centesimo. Ecco, bene, io ci sono vicino, quindi per questo motivo non mi piango addosso, volevo solo giustificarvi oggettivamente la scelta, che poi tra l'altro è una scelta comune a tutti quelli che hanno un canale, non è che io sto inventando la luna. Semplicemente l'ho fatto 3 anni dopo averlo aperto e non prima. Quindi ringrazio Luigi, Marco e Roberto che mi hanno sottoscritto l'abbonamento, grazie mille. Ci saranno degli abbonamenti più importanti che potranno visionarli soltanto i sostenitori speciali, ci saranno gli abbonamenti ancora più importanti, quelli diamante, anzi no, in realtà sostenitori speciali diamante è la stessa cosa, però andatevi a vedere gli abbonamenti ragazzi, perché io sono all'inizio e aiutatemi anche voi, non parlo adesso con i soldi, a livello di consigli. Se sottoscrivete l'abbonamento e vedete che non è congruo secondo voi a quello che avete pagato, a quello che gli offro, fatemelo sapere, anche se in realtà io sono rimasto abbastanza largo verso tutti coloro i quali decideranno di acquistare un pacchetto abbonamento, soprattutto i sostenitori speciali e diamante, perché ho offerto anche diverso tempo al telefono a settimana e mi è stato detto che non ho fatto una cosa buona, perché nel momento in cui, e me lo auguro, gli abbonati aumentassero chiaramente di numero, io passerei le giornate e le notti al telefono. E ho fatto 2 calcoli e matematici elementari, in realtà ci potevo arrivare anche da solo. Bene, quindi ringrazio a tutti quelli che decideranno di aiutarmi anche economicamente. A tutti gli altri va bene lo stesso ragazzi, finché posso andare avanti io vado avanti. Qui troviamo la quinta parte del montaggio della portiera destra, che altri non è che la riproposizione di quello che abbiamo fatto per la portiera sinistra lato quindi guida, quindi l'ingranaggio che permetterà, i vari ingranaggi che permetteranno poi al cristallo di potersi alzare e abbassare. Qui abbiamo tutte le parti in plastica, una serie di viti UP. Bene, prendo quindi il primo pezzo, lo posiziono così. Io sono andato già a crearmi i filetti, non è indispensabile, è una buona abitudine che io prendo per quando poi vado a montare qualcosa di più importante e potrebbe rompersi la vita all'interno, così non mi accadrà di sicuro, salvo che la vite non sia difettata, allora vi si può rompere al primo giro.
Poi prendo questo, lo metto così, questo lo metto così, slito la vite che ho messo, ecco qui, così. Adesso vi faccio vedere, comunque le istruzioni sono spiegate bene. Stringete fino alla battuta, una volta che arrivate contro fermatevi, non esagerate perché non serve assolutamente a niente. Vedete? Adesso metto la vite anche qui. E poi vi faccio vedere una cosa, vi attenziono su una cosa che è importante se volete che il vostro vetro non vi cada giù quando lo tirate su e vada giù da solo. Stringiamo forte anche qui. Poi prendo il pannello interno, anche qui vado a svitarmi le 3 viti UP, il mio gatto sta dormendo, è dietro di me. Allora, adesso vi dico 2 cose. Per frizione, mi rivolgo a tutti coloro i quali hanno meno dimestichezza con queste parole sul modellismo, si intende una frenata, cioè poter regolare il movimento di una leva. Quindi la frizione permette, avvitando, di diminuire questo, non diminuire, chiedo scusa, di renderlo meno fluido il movimento, quindi frenarlo, frizione, e quindi per contro se vado a svitare lui cade. Però qual è il fatto? Che questa vite qui e questa vite qui, seppur avvitata fino in fondo, non fa alcuna frizione. Gli elementi di frizione sono solo 2. Uno, più stringete questo, più la leva diventerà dura. Ok? E 2, la rotella che poi andremo a far girare con il dito. Così, vedete, è libera, ma se io la lasciassi così e lasciassi anche questo allentato, il vetro lo tiro su e mi cade giù. Per evitare questo, così va benissimo. Adesso provo a montare questo qua sopra e vediamo come si comporta. Ok? Questo va così e così. Bene. Sicuramente adesso sarà molto duro perché ho lavorato sulle 2 frizioni. Infatti è un po' duro, però sinceramente non eccessivamente duro. Comunque proviamo un po' ad allentare questo e già va meglio. Però in realtà preferivo prima. Ecco, vedete? Così il cristallo, il vetro, io lo potrò mettere dove voglio. Poi avete un punto in cui vi sarete resi conto che il cristallo non sale più. Se però sforzate sale. Perché? Perché vi batte su questo perno. Questo qua. E allora questo perno qui vedete, se io lo alzo
lui passa sopra. E sale di più. Quindi devo soltanto andare ad eliminare questo perno e lo faccio. Metto pausa e poi ci vediamo dopo. Io ho usato la punta del taglierino, fate attenzione che non vi fate male. Vedete, ho eliminato il perno e adesso questo è libero di salire. Adesso è solo ancora un po' troppo duro. Ecco, vedete che arriva oltre al perno, che prima invece non ce la faceva. Adesso va bene. Ok, questo montaggio è terminato. Adesso passo al numero 86. Purtroppo mi devo far sostituire il vetro perché ha due problemi che non riuscirò a farvi vedere bene qui. Uno è che è tutto rovinato qui, completamente, dalla parte esterna. Quindi questo è un vetro sicuramente che è anni che è all'interno del blister, se no altrimenti non si sarebbe ridotto così. Due, ha una macchia nera interna al cristallo, proprio non va via, è proprio interna. Ho provato anche a lucidarlo da una parte all'altra, è impossibile, e infatti non si sente nessuna parte in rilievo proprio perché è all'interno. Quindi lo faremo sostituire di sicuro. All'interno trovo, oltre che al cristallo, 4 serie di viti, 3 da avvitare nel metallo, FM, QM, RM e una da avvitare nella plastica UP. La vite RM, questa, sono andato già a avvitarmela qui per crearmi il filetto, mentre le viti QM, 4 viti, sono andato ad avvitarmele qui per lo stesso motivo che vi ho detto prima. Ok, poi c'è anche questa parte cromata che è la guarnizione del finestrino della portiera, e poi abbiamo la striscia adesiva di protezione. Guardate, questa dobbiamo metterla così e il vetro scorre quindi qua in battuta. Se sentite che ci sono delle irregolarità, senza andare sulla parte alta, anche se poi è coperta, leviamole. Perché anche se mettete la striscia, questa adesiva, se lasciate delle imperfezioni, il vetro si rovinerà ugualmente, mandandolo su e giù. Quindi dovete passare il dito, non ci deve essere alcuna imperfezione. Poi qua fa vedere dopo che l'avete avvitato, decidete voi. Io l'altra volta l'ho messo dopo che l'ho avvitato, adesso lo metto prima. Vediamo. Eccolo qua. No, c'è ancora la pellicola attaccata. Un attimo che non voglio perdere ulteriormente tempo con il video ad aspettare me che riesco, a farvi aspettare me che riesco ad aprirlo. Ok, quindi parto qui a filo, qui dove c'è questa scanalatura. Ovviamente devo stare completamente a filo superiore, non devo stare troppo basso, ma soprattutto non devo essere alto, altrimenti poi da fuori vedete l'adesivo che esce ed è terribile, ragazzi, mi raccomando, non facciamo lavori del genere. Qui fa una leggera curvatura, per cui dovrete procedere
piano piano, così. Piuttosto state dentro, ma non uscite dal filo della finitura cromata, per quello che vi ho detto prima. Ok, controlliamo ed è perfetto, vedete? Non esce nulla fuori, è questo che è importante, ricordatevelo. Io adesso quasi quasi non sono indeciso se metterlo doppio. Non lo so. Ci penso. Ragazzi, poi ho deciso, l'ho messo doppio. Ho messo 2 strisce. Preferisco. Lo sento molto più consistente, poi mi accerterò ovviamente che il vetro scorra comunque bene. Volevo anche farvi vedere una cosa. Guardate, controllatevela questa cerniera. Non deve avere gioco, deve poter aprire e chiudere a scatto. Se a gioco non avete avvitato bene la vite, deve soltanto avere questo gioco qua minimo. Poi qua deve bloccarsi, perché una volta montata sarà messa così, quindi in trazione verrà messa la molla, vedete? Ma se voi avete anche gioco da questa parte, attenzione perché avete lasciato troppo lenta questa vite. Adesso vado a svitarmi le viti QM e vado a mettermi questo, facendo sempre attenzione allo specchietto esterno. Bene, adesso metto questo, così. Sinceramente non mi aspettavo un modello così enorme, perché sì, avevo letto le misure, però vi garantisco che poi quando vi arriva a casa e cominciate a montarlo è tutta un'altra storia. Stringo un po'. È importante che avvitiate perfettamente in battuta le viti che devono quasi scomparire grazie alla conicità che hanno dentro la svasatura, ok? Controllate poi tra la plastica cromata e il metallo che non ci sia spazio, altrimenti poi è anche brutto da vedersi una volta che chiudete il pannello. A questo punto metto il vetro che poi dovrò andare a far sostituire, mannaggia, quindi così, ecco qua, sì, magari al contrario è meglio, così, ce la posso fare. Ragazzi, non mi dite niente, sono cotto, non so quanti video ho già fatto oggi, infatti ho sbagliato a metterlo. Allora, questo qui lo mettiamo così. Ah, mamma mia. E adesso devo rompere una lancia a mio favore, vi devo dire perché
infatti mi sembrava assurdo nell'istruzione, perché io l'avevo montato giusto, poi guardate quanto è fuorviante questa immagine, adesso ve la faccio vedere bene. Guardate, cioè, vi sembra questo? Sembra questo. Ecco perché io dicevo, ma cosa sto facendo? E anche questa immagine qui sotto non è che è meglio, Questa non è che sia meglio, perché questa qui dovrebbe essere questa, ma qui è diritta. E invece qua la vediamo con l'inclinazione, per cui sembra che sia tagliata. Insomma, non è che voglio scusanti, però ecco, mi sembrava così strano che non riuscissi a capire come andasse messo questo vetro. Cribio. Allora, VTUP. Ecco qui. Mandatele in battuta contro la plastica nera sotto. Così. Proviamo. Avete visto come scorre bene? E sale benissimo grazie al fatto che ho eliminato quel perno che vi ho fatto vedere. Ora non mi resta che assemblare questo qui con questo, quindi viti FM, eccole qui, ce ne serviranno 3. Adesso mi creo il filetto e ci vediamo dopo. Mi sono creato il filetto con le viti FM, vado adesso a rimuovermi la vite RM e posso terminare il montaggio anche di questa portiera. Che bella che è. Se vi piace il modello della Ford Gran Torino, non potrete che rimanere soddisfatti di questo modello. Non stringete tutto perché dobbiamo mettere questa di qua che deve andare completamente a filo la parte nera di quella rossa. Anzi, le allento anche un po' di più. Vi consiglio anzi di mettere prima questa. Perfetto. Sempre attenzione allo specchietto dietro. Ok, proviamo. Perfetto. È un po' duro, ma deve essere così anche perché non ci dobbiamo giocare. Dove lo volete mettere, lui sta. È l'unico modo. Proprio perché dovete lavorare su quelle frizioni che vi parlavo prima.
Non si vede, vero, come è rovinato dietro qua il vetro? Tutto rovinato qui. Mamma mia, ma queste collezioni cos'è? Le tengono 20 anni prima di spedircele? Boh, non ne capisco queste cose. Comunque, il montaggio è terminato. Adesso prendo l'ultimo pezzo, che su quello non c'è da fare nulla, però ve lo voglio far vedere, anche se lo avete visto sul video unboxing. È l'uscita numero 87 ed è la parte più grande presente in questa collezione, la carrozzeria esterna, parte della carrozzeria esterna. Eccola qui. Guardate che spettacolo. Come vi ho fatto vedere nel video unboxing, che sono andato a pesare, dove sono andato a pesare la scocca, pesa oltre 1,7 kg solo questo pezzo. La macchina non peserà meno di 9 kg, 10 kg alla fine, ed è meravigliosa. Pazzesco, bellissima. Queste scanalature che vedete poi dove andranno i riporti bianchi, come anche qua sopra, qui, come vedete insomma nella foto, ecco qui. Qui ci andranno montati i parafanghi. Pensate soltanto che progetto che hanno fatto per quest'auto, che è bellissima. Ecco, una cosa vorrei dire ad Hachette. Pensate, oppure la presunzione che mi possano sentire, ma figuriamoci. Perché quando fate delle collezioni non ci mettete due tubetti di colore per ritocco? Quello ci servirebbe tantissimo. Fatelo per cortesia, fatelo. Non è la prima volta che ve lo dico e non sarà l'ultima. Bene. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio ragazzi, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, che penso che dovrebbe essere tra 2 giorni. Oggi è giovedì, quindi sabato, dove ci sarà la Lancia Stratos, la Audi 4, tutte e due da rally, la Ferrari 330 P4, che uscirà la 14ª uscita delle 110 previste, però io non farò ancora il video. Perché? Perché vi ho già spiegato che avevo sottoscritto l'abbonamento, ma con l'abbonamento sono fermo da oltre un mese al numero 8. Ho chiamato già 2 volte e mi hanno detto sì in preparazione, sì in preparazione. E quanti numeri mi arrivano? 4. Scusate. Quindi ho detto mi arriverà il numero 9, 10, 11 e 12. Sì, bene, ho detto non solo devo pagare la spedizione e anche la e il bollettino, vi ho già spiegato perché pago anche con l'abbonamento, questo non ve lo spiego di nuovo, se mi avete seguito lo sapete, e non solo, mi arriva il numero 12 magari tra 15-20 giorni, in edicola sono al 14, tra 15 giorni sono al numero 16, quindi io sono 8 numeri indietro. E infatti se guardate io sono fermo al numero 5 se non sbaglio, no 8, chiedo scusa, sono fermo al numero 8 e domani acquisto il numero 14. Perché? Perché lascio perdere l'abbonamento, aspetto che mi arriva questo ultimo ordine, terzultimo ordine, perché ne ho fatti 3 e basta, e poi mi sono rivolto all'edicolante e continuo così. E quindi abbiate pazienza, non è che ho smesso di farla, purtroppo non è una cosa voluta da me, ma è Centauria che seppur ti cambiano i pezzi e tutto, devo dire che non sono molto soddisfatto su 2 aspetti che ho già spiegato anche altre volte. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!